Amici di Battista 60 Phone, buongiorno. Oggi vi parliamo di Realme C100 5G, uno smartphone che arriva con un'impostazione molto pratica: autonomia, resistenza e software aggiornato. La versione che abbiamo in prova noi è la 4256, dal costo di 279 euro. C'è anche la versione 428 al costo di 239 euro. Tuttavia la versione da 256 ha più durabilità nel tempo. Nella sua confezione possiamo trovare lo smartphone, una comodissima cover, una pellicola preapplicata, il cavo USB-C, la manualistica e il pin per l'estrazione del carrello SIM. Il Realme C100 5G è grande, solido e pensato per reggere la routine. Misura circa 166,5 x 78,2 x 8,9 mm e pesa circa 224 grammi. Non è compatto, però in mano resta abbastanza gestibile. La colorazione Blooming Purple ha un retro floreale che cambia con la luce. La struttura Armor Shell aggiunge rinforzi interni contro urti e pressione. C'è anche la certificazione MIL STD 810H, utile contro piccoli incidenti quotidiani. La protezione IP64 copre polvere e schizzi d'acqua, ma non con le immersioni. Il modulo camera sporge poco, quindi sul tavolo non balla in modo fastidioso. Il lettore di impronte è laterale, rapido e facile da raggiungere. In alto resta anche il jack audio da 3,5 mm, sempre comodo. Il display è un LCD piatto da 6,8 pollici, la risoluzione è HD+, pari a 1570x720 pixel. Su una diagonale così ampia la definizione non è il suo lato migliore, il refresh rate arriva però fino a 144 Hz, questo aiuta nello scrolling, nei menu e nell'uso social. La luminosità arriva fino a 900 nit, sufficiente per l'uso all'aperto. Mancano i neri profondi di un AMOLED perché il pannello è un LCD. In compenso il display grande è comodo per video, messaggi, maps e browser. Supporta anche l'uso con dita bagnate, guanti o mani umide. È uno schermo pratico, più orientato alla funzionalità che all'effetto wow. A bordo troviamo MediaTek Dimensity 6300 con connettività 5G. La RAM fisica è 4 GB LPDDR4X con espansione virtuale via software. La memoria interna è da 128 o 256 GB, ma resta di tipo eMMC 5.1. C'è anche supporto microSD utile per foto, video e file offline. Nell'uso quotidiano gestisce bene WhatsApp, YouTube, social, mail, browser e maps. La dissipazione usa una camera di vapore da oltre 5300 mm. La batteria è da 6600 mAh con 45 Watt Super VOOC. Nel nostro test dalle 7 alle 21 ci è rimasto oltre il 60%. Ci sono anche bypass charging, ricarica inversa cablata e AI power saving. L'audio usa uno speaker singolo con 300% ultra volume, potente ma non stereo. Il software è una delle parti più curate di questo modello. Realme C100 5G arriva con Realme UI 7.0 basata su Android 16. L'interfaccia usa il nuovo stile Frosted Glass, più moderno e pulito. Si possono modificare icone, temi, widget, animazioni e schermata di blocco. C'è anche Mini Capsule 4.0, utile per alcune informazioni rapide. Tra le funzioni AI troviamo Gemini, Circle to Search e AI Smart Loop. Con AI Image Matting si possono ritagliare soggetti dalle foto. La modalità esterna AI aiuta con luminosità, volume, rete e app fuori casa. Flux Engine e AI Boost 3.0 lavorano su fluidità e gestione delle app. Per la fascia di prezzo il software dà una sensazione più completa del previsto. La fotocamera principale è da 50 megapixel con apertura f/1.8, il sensore posteriore da 1-2 pollici, quindi va usato con aspettative corrette. Con buona luce scatta foto valide per social, chat e uso quotidiano. Colori e messa a fuoco sono convincenti nelle scene semplici. Negli interni serve una luce buona per mantenere dettaglio e pulizia. Di sera le foto sono abbastanza definite, cosa che non ci saremmo aspettati in questa fascia di prezzo. Manca una ultra grandangolare, quindi la versatilità resta limitata. La fotocamera frontale è da 5 megapixel con apertura f/2.4. I video arrivano al Full HD 1080 30 fps. Ci sono anche motion photo, dual view video e AI main camera. In conclusione, Realme C100 5G non è uno smartphone che punta molto sulle prestazioni, bensì punta su batteria, resistenza e software moderno, quindi attorno ad esigenze pratiche. La batteria da 6600 mAh è il suo elemento forte, ma anche IP64, Armor Shell e MIL STD 810H aggiungono valore nel suo utilizzo. Tuttavia abbiamo dei compromessi, come un display che arriva solo fino ad HD+, un hardware non da gaming e una fotocamera semplice. Tuttavia, per chi cerca uno smartphone affidabile, aggiornato e difficile da scaricare, può trovarlo decisamente interessante e con promo e futuri riposizionamenti la versione 4256 diventa quello da tenere d'occhio. Con questo abbiamo concluso, un saluto da Edo per Battista 70 Phone.